la idea di ambientare il Boccanegra in una specie di mattatoio, macello, viene da una parte dal fatto dell'ispirazione di un tipo di attività che spesso si fa vicino ai porti, del fatto che evidentemente Genova, essendo un porto, evoca tutto l'ambiente portuale, diciamo. Questo era da una parte. Dall'altra parte, dunque, un po' facendo un po' di ricerca intorno ai porti, mi è apparsa questa cosa del macello, perché spesso i macelli si trovavano vicino alle vie fluviali o marittime, perché erano di facile trasporto dopo sia il bestiame vivo che la carne già macellata. E ho pensato che questo è un ambito in cui la durezza della vita era ancora più forte, dove ci sono distacchi sociali importanti che poi nel caso di Simon Boccanegra sono importanti perché c'è veramente una rivalità tra i popolani e i patrizi che è molto, molto importante alla trama. Appariti, patrizi, all'esimio del verbo al vostro orgoglio. E poi mi è apparsa l'idea della metafora di questa cosa, del macello come una metafora della crudeltà, perché un uomo politico, anche quelli più, diciamo, ben intenzionati, devono avere un distacco, diciamo, per dirlo sentimentale, che conceda, che dia passo alla crudeltà quando ci vuole. Perché quando uno prende decisioni per gli altri, in qualche maniera si arroga un diritto, no? Che può essere anche legittimo perché è dato da un voto o quello che sia, ed è decidere sulla vita delle persone. Nel caso del Boccanegra è ancora, diciamo, più accentuato questo fatto del fatto che si tratta di una grande rivalità tra leader politici e di persecuzioni vere, diciamo. Dunque già non stiamo parlando neanche di politici, diciamo, bien pensanti, stiamo parlando di persone che hanno nemici che perseguitano e che li baniscono, che sono in esilio, che sono forse anche condannati a morti, che si minacciano di morte uno l'altro costantemente. Dunque stiamo parlando di un contesto dove la crudeltà si mette in opera, diciamo, abbastanza palesemente nel libretto. A me interessava anche fare questa metafora, particolarmente facendo questa versione, perché questa versione che diciamo, è diversa, è forse più agile della seconda perché è un po' più corta, ma diciamo che ha un carattere un po' meno politico della seconda. La seconda c'è una grande scena politica, la scena del Consiglio, della fine del primo atto, che qua non c'è, ma c'è una grande celebrazione. Dunque questo un po' gli toglie al personaggio di Boccanegra quella temperanza che le dà questa grande scena in cui lui si esercita come uomo politico e cerca un po' di pacificare le cose. Questa cosa qua in questa versione non c'è. Dunque questo fatto che lui, diciamo, è comunque un personaggio che era prima, che reagisce quasi per vendetta in certe maniere, perché banisce i patrizi, no? Come gli Adorni, no? Anche se dopo li perdona, comunque sono baniti. E il fatto che con Fiesco ci sarà sempre questa rivalità, che lui crede morto, però che se non Fiesco rischierebbe la sua vita, vuol dire che lui c'ha una vendetta dietro, dunque deve essere una vittima, no? Della persecuzione o una vittima della differenza di classe che si può dire tra patrizi e popolani, diventa un vittimario, dunque è lui a perseguitare, dunque vuol dire che il fatto di trovarsi in quel posto lì, della decisionale, lo trasforma in carnefice, diciamo. È un po' il meccanismo che succede all'uomo politico e soprattutto in certi contesti della politica, ovviamente, no? La versione del 1857 del Simone è una versione che aspira alla versione dell'81, ma Verdi è evidente nella scrittura e nelle scelte musicali, secondo me non aveva ancora il vocabolario per poter esprimere quello che già però sentiva. Quindi all'inizio, quando Ricordi propone a Verdi di rivedere il Simone, non ne ha molta voglia, però alla fine si convince, perché io sono convinto che lui sapesse che sotto sotto c'era del materiale importante. Ossia, quando lui propone nel 1957 questa versione, lui tende ad aprirsi ad un nuovo linguaggio, ad un nuovo modo di fare l'opera italiana,
e forse anche, diciamo, l'insuccesso di questa versione è dato anche perché il pubblico forse non era preparato ad un certo tipo di linguaggio, così diverso rispetto alle opere precedenti e così innovativo. E effettivamente poi quando la rivede toglie quelle parti, diciamo, più belcantistiche, più legate ad un mondo degli anni 50 e inserisce pagine importanti come la scena del Consiglio, e come il preludio iniziale, che sono forse le pagine che già dall'inizio danno un senso nuovo all'opera e forse evocano quelle cose che Verdi avrebbe voluto già sottolineare all'inizio, sia il tema del mare, il tema della pace, che invece in questa versione non abbiamo. Io tendo a pensare che sono due opere diverse e io così anche l'ho concepito durante il mio approccio alla partitura. Ho cercato di dimenticare quello che era la versione dell'81 e ho pensato di dare un approccio più vicino al Trovatore, quindi leggerlo sotto questa chiave, per capire, poi esplorare e mettere in risalto quello che invece poi erano le pagine nuove. Se avessi pensato di fare già una versione più vicina all'81, probabilmente le novità e le differenze fra le pagine, diciamo, più tradizionali, più legate all'ambito degli anni 50, non avrei dato modo di poter sentire questa differenza. Quindi alla fine forse possiamo pensare che sono due opere abbastanza lontane, quindi diverse, sì. E nella produzione verdiana ci sono dei punti di svolta, secondo me. Il primo grande punto di svolta è la Luisa Miller, e poi la trilogia popolare, evidentemente. Il Simone è la prima opera che guarda e che ci dà sentore di quello che sarà poi il Don Carlo, la Ida, l'Otello, no? Già negli anni 50. Come dicevo prima, è solo un embrione di quello che sarà il Verdi maturo, il Verdi quello che noi riteniamo il grandissimo, nel suo grandissimo repertorio. La colloco, dipende, se consideriamo il 57 la colloco come un'opera sperimentale, e quella dell'81 penso sia forse uno dei più grandi capolavori che lui abbia mai scritto, ma anche nel melodramma italiano, nella sua interezza. Simon Boccanegra è un uomo in grado di perdonare, però questo perdono le viene sì sempre diciamo, indicato dal suo amore, no? Da un sentimento amoroso sia per la sua amante morta come per sua figlia. De Verdi molto spesso troviamo questa situazione dell'individuo che si deve da una parte adattare al suo contesto sociale e politico, diciamo, e il conflitto con i suoi sentimenti personali, no? Qua più che un conflitto, in realtà il sentimento personale è quello che guida il perdono, perché in realtà lui, per esempio, il primo perdono che concede in questa versione, i sopposti fratelli di Amelia sono in esilio e lui gli concede il perdono e glielo concede, dice lui, grazie ad Amelia, è a lei che devono questo perdono. Lui in quel momento non sa ancora che Amelia è infatti sua figlia, però evidentemente si può pensare che lui lì qualcosa già sente per questa donna che non sa esattamente chi sia. Quello può essere, diciamo, una delle guide, degli impulsi che lo portano a perdonare. Dopodiché in realtà comunque rimane un uomo difficile, un uomo, quando Amelia gli confessa il suo amore per il suo grande nemico, in realtà lui non l'accetta questa situazione, solo l'accetta se lui si pentisse, diciamo, se non sarebbe impossibile. Dunque diciamo che lì ancora si svela che questa crudeltà si mantiene, no? Non è che è così misericordioso come nell'altra versione, veramente è più crudele qua Boccanegra. Evidentemente è al contrario, è Adorno che, capendo che lui è il padre della sua amata, decide di cambiare, no? Cambiare posizione e giustamente allinearsi con Boccanegra, no? In realtà in questa versione Boccanegra non perdona nessuno, diciamo, no? Per dirlo chiaramente, è solo che è Gabriele Adorno che cambia, no? Si schiera a favore suo. E diciamo in certa maniera sì perdona a Fiesco, quello sì c'è questo mutuo
riconciliazione, quella sì, quella scena sì, si mantiene praticamente come nella seconda versione, del fatto che ha trovato, per il fatto che ha trovato esattamente questa figlia persa che è anche comunque nipote di Fiesco, in questo si uniscono nell'amore per questa giovane donna. Però diciamo che questa grande misericordia in realtà viene più simbolizzata per me non da Boccanegra ma da Amelia o Maria, come vogliamo chiamarla, perché è lei che in realtà fa, diciamo, sapendosi, diciamo, figlia di Boccanegra, prima non lo sa, però dopo sì, diciamo, è il suo amore che consente questa cosa. Il vero principio per me pacificatore in questa versione non è Boccanegra, è Amelia. E per quello noi la simbolizziamo in un altro universo molto diverso, no? Un universo dove non si uccide ma si dà vita, no? Diciamo lei vive in un giardino, no? Vive in un orto dove lei coltiva cose che crescono, no? Che nascono, no? Invece di morire, no? Dunque un principio di vita invece di un principio di morte. E per quello lei, che è un po' isolata da questo mondo così crudele, così freddo, così crudo, ed è bella anche per quello, non è bella perché è una bella donna fisicamente, è bella perché c'è questo principio, no? Questo giardino interiore, no? Che anche lei coltiva, che è interiore ma anche lo esternalizza, no? Lo fa vero e cresce dei fiori, fa crescere delle piante. E per me questo è il vero contrappunto, diciamo, lì si svolge il suo amore con Gabriele, quell'universo protetto, quell'universo luminoso, no? Generatore di vita, e si svolge il suo personaggio. E allora la pacificazione viene un po' attraverso questa situazione che lei fa di amalgama, no? Fa di un'unione tra il suo padre e il suo amante, no? E dunque questo riunisce finalmente le due fazioni e pacifica, no? E crea un albore di una possibile nuova era, no? Fin dall'inizio della mia carriera, che è nata a Pesaro, al Rossini Opera Festival, ma nello stesso anno anche qui a Parma, alla prima edizione del Festival del Centenario, ho cercato di avere un approccio sempre filologico e musicologico alle partiture, perché credo che sia anche importante avendo a disposizione tutto il materiale, fare delle decisioni che portano poi a una lettura, a un'interpretazione. Questo non vuol dire che dobbiamo eseguire le partiture alla lettera, ma abbiamo la grande fortuna di avere una conoscenza diversa e quindi poter fare delle decisioni e prendere queste decisioni secondo alcuni criteri. Il finale del Boccanegra per me è un finale un po' ambiguo, un finale un po'... cioè, c'è la tristezza della morte di questo uomo che è comunque un grande uomo, diciamo, si capisce che è un uomo di un grande carattere, di una grande personalità e che ha gestito comunque Genova per 25 anni più o meno, si fa il calcolo nell'opera. E dunque c'è la tristezza per la morte di questo grande doge, l'arrivo di un nuovo, diciamo, governante, di un nuovo politico che sarebbe Gabriele Adorno. Però, diciamo, se uno ascolta un po' la musica, no? C'è degli accordi finali che sono un po', che vanno dal minore al maggiore, che fanno una modulazione un po' strana, no? Molto misteriosi, no? Non è un finale, diciamo, né tragico, no? Né drammatico veramente, no? Come può essere che sia il finale di un ballo in maschera, o no? Né un finale luminoso, né un finale che potrebbe anche essere come quello della Ida, che anche se i personaggi muoiono è una morte che si schiude il cielo, no? Si apre, voliamo, no? Andiamo al paradiso, anche se muoiono è un finale in qualche maniera luminoso perché si vede, si sente dire, ma anche si sente nella musica che c'è la pace per loro che vadano. È un finale ambiguo, non c'è né una cosa né l'altra. Ci sono questi accordi alla fine come se suggerissero che forse
ci ritroviamo non una pacificazione, sino un ritorno di un nuovo ciclo di potere, forse con un altro aspetto, no? Che siamo diventati di una cosa a un'altra, però che il principio del leader si mantiene, no? Di questa cosa che saremo comunque trascinati di nuovo da questo potere, e lui come figura politica, ma anche il popolo, perché alla fine quello che consente che l'uomo politico sia come è anche la contropartita, cioè il popolo che glielo consente, diciamo. Evidentemente l'uso dell'avventura, no, Cavour, di tutta l'avventura della grande Italia, no? Incominciava forse la sua grande delusione, no, non è chiaro, diciamo, però lui chiaramente le cose non erano successe come forse se le aspettava lui. Dunque lì forse si sente un po' in questi accordi questo avvenire che non è molto, un po' incerto, diciamo, no?